Ciao, benvenuti ad un nuovo video tutorial. Oggi faremo qualcosa di davvero fantastico perché creeremo interamente da zero una borsa, questa qui, e la faremo con un cartamodello di tessi. La personalizzeremo poi con il termovinile Biflex. Ho voluto fare una grafica molto vedo non vedo perché è molto ricca la borsa, per poter poi girare con il mio iPad in modo molto stylish. Seguitemi e iniziamo questa avventura! Il progetto di oggi prevede la realizzazione di una stylish bag fatta e personalizzata interamente a mano. Il cartamodello lo trovate sul sito di Tessi con tutto ciò che vi occorre per la realizzazione. Iniziamo con il tagliare con le forbici tutte le forme del kit. Con un taglierino ben affilato, squadra e un tappetino da taglio eseguiamo il foro che servirà per la cerniera. Finita la parte in ecopelle della borsa, sagommiamo lo stabilizzatore, ovvero un materiale che rende la forma della borsa più rigida e gradevole anche alla vista, con la forma del corpo borsa. Ricordiamo di eseguire le istruzioni per le misure che sono sulla guida del kit. Sul retro della pelle centriamo lo stabilizzatore e stiriamolo per farlo aderire alla sagoma. Il retro della pelle di Tessi è adesivo se riscaldato. Cucitura a macchina usiamo il piedino in Teflon. Come possiamo vedere, seguendo le istruzioni abbiamo cominciato ad assemblare i pezzi, ovvero la tasca esterna, quello che sarà un abbellimento da applicare alle tasche esterne e la fodera della nostra borsa esterna. Quindi piano piano continuiamo a fare tutto quanto come da passaggi di istruzioni ed ecco qui che abbiamo cominciato ad assemblare la nostra borsa. Ora manca la fodera interna, le chiusure e la catenella. Ed ecco qui la nostra borsa completata e cucita interamente a mano. Adesso andiamo a personalizzarla. Visto che la nostra borsa interamente cucita a mano ha dei richiami all'oro, ho deciso di fare un'applicazione con il mio logo in modo da renderla molto più personale e anche più stylish. Quindi ora vi faccio vedere che materiale andremo ad utilizzare.
ho scelto il Sandy Glitter in colorazione oro. Sulla scheda tecnica troverete tutte le indicazioni consigliate sia per la temperatura che per i tempi di applicazione, con termopressa manuale, termopressa professionale o ferro da stiro, e tutte le indicazioni per gli eventuali lavaggi in caso viene applicato su un tessuto che poi andrà lavato. Adesso andiamo a effettuare il taglio e abbelliamo la nostra borsa. Adesso che abbiamo finito di creare la nostra borsa, andiamo a creare una grafica per abbellirla. Io vorrei applicare il mio logo poiché l'ho leggermente modificata nella forma e rispetto al progetto originale, perché a me serviva che vi entrasse l'iPad da 12,9 pollici, quindi durante la cucitura ho modificato leggermente il progetto per allungarla. Quindi andiamo nella sezione più, creiamo un nuovo progetto. Io la mia immagine ce l'ho già caricata, quindi faccio apri immagini caricate e scorro fino a trovare il mio logo. Vediamo dove siamo, eccolo qua, trovato. Quindi faccio aggiungi e scelgo di che dimensione farlo. 7 cm è un po' troppo grandino, per cui penso che lo farò di 4 cm e mezzo per 4, mi sembra ottimo. Mi devo ricordare di flipparlo orizzontalmente, così quando lo vado ad applicare termicamente viene al dritto, e seleziono crea, così seleziono il tappetino, quello da 16,51, do conferma ed ecco qui l'anteprima di quello che sarà il mio taglio. Adesso andiamo a fare il taglio e vediamo tutto quanto. Ricordiamoci di mettere sempre il termoadesivo con il liner rivolto verso il tappetino, in modo che la parte del materiale che andrà applicata, che contiene il collante, che termicamente poi si fonde e si applica al tessuto, sia la parte che noi andiamo a ritagliare. Avviciniamo il tappetino a Joy dopo che abbiamo fatto avanti. Scegliamo il tipo di materiale che stiamo tagliando, in questo caso è Smart Vinile Iron, questa è la impostazione migliore con questo programma per i termoadesivi di Bflex, almeno quella che io ho trovato. Pressione ulteriore, avviciniamo il tappetino, Joy in automatico sa che sta partendo una lavorazione, valuta la lunghezza del tappetino del materiale, definisce il percorso della lama e va a tagliare una volta che io tramite l'icona vai gli do l'inizio del taglio. Adesso ripuliamo la grafica con l'aiuto dello spellicolino e prepariamoci per applicarla alla borsa. Una volta che la pressa è entrata in temperatura, copriamo per sicurezza le copelle, come suggerito da Tessi anche per la stiratura della parte interna, e applichiamo il nostro termoadesivo. Ed ecco la nostra grafica molto bella e molto discreta su una borsa molto gold. Ed eccoci qui alla fine del nostro video tutorial. Se il video vi è piaciuto o avete commenti, scrivetelo qui sotto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale così continuate a seguirmi, attivate la campanella così ogni nuovo video vi arriverà
la notifica e in descrizione troverete il link per acquistare tutti i materiali di questo fantastico progetto e il mio codice sconto Ambassador per avere lo sconto sugli acquisti Bflex. E io sono pronta per uscire con la mia nuova borsa. Ciao!